Un altro segnale potenzialmente positivo. Ne erano già capitati altri ultimamente, poi però si erano rivelati essere totalmente errati, a causa di fattori che di fatto ne impedivano una valutazione positiva che mi permettesse di procedere. Questa volta si trattava di una nana rossa, con alcuni pianeti rocciosi, un pianeta gassoso e una fascia di comete che le ruotavano attorno. Uno di questi pianeti, il quarto, a partire dal più vicino alla stella, era il segnale positivo, in quanto i sensori avevano rivelato la presenza di acqua allo stato liquido in una vasta regione del pianeta. Non ero molto eccitato per il fatto di aver trovato un pianeta del genere. Già altre volte la presenza di acqua allo stato liquido aveva fatto nascere false speranze. Infatti, la troppa salinità dell'acqua, l'assenza di materiali o gas nobili, o persino la presenza di composti velenosi nelle atmosfere di quei pianeti mi avevano fatto desistere dalle operazioni preliminari. Ma chissà, forse questa volta era diverso. Del resto avevo trovato anche sistemi perfettamente compatibili, dove tutto era andato per il verso giusto. Portai la nave in orbita attorno al pianeta e inviai alcune sonde per verificare che vi fosse realmente un'assenza totale di attività biologica di qualsiasi genere. Questa infatti era una delle regole più ferree da rispettare. I pianeti dovevano essere totalmente sterili per poter procedere. Tutte le analisi erano positive. La presenza di risorse minerali nella crosta del pianeta erano sicuramente un punto a favore. Inoltre nell'atmosfera era presente solo anidride carbonica, in percentuali molto alte, ma questo non era un problema, anzi era un'ulteriore conferma che questa volta era veramente un pianeta compatibile. Lasciai l'orbita del pianeta per avvicinarmi ad alcune comete nella fascia esterna del piccolo sistema solare. Come previsto, queste comete erano piene di materiale organico, come aminoacidi tra cui glicerina e fosforo. Prelevati tutti i composti organici necessari, il laboratorio automatico di sintesi genetica si mise subito al lavoro per produrre licheni e alghe, il primo stadio di quella che sarebbe stata la vegetazione del pianeta. Produrre abbastanza vegetazione da poter convertire l'anidride carbonica in ossigeno fino al punto tale da poter garantire la vita sul pianeta non era un'operazione di breve durata. Perciò, impostati tutti i parametri del laboratorio di sintesi genetica, tornai a dormire un lungo sonno. Mi sarei risvegliato solo quando il processo fosse giunto al termine. Fu un attimo per me e quando tornai incosciente verificai immediatamente le condizioni della nave. Essa era in grado di autoripararsi ed aveva un sistema autonomo che gestiva ogni emergenza, ma in ogni caso un controllo era sempre doveroso. Subito dopo verificai le condizioni del pianeta. Era stato fatto un ottimo lavoro. La vegetazione era rigogliosa e dopo alghe e licheni il laboratorio era stato in grado di produrre diverse sementi, tra cui quelle di alberi ad alto fusto, che poi erano state seminate dalle sonde adibite alla semina. Quei fitti boschi cresciuti in quel lungo lasso di tempo ora producevano ossigeno in abbondanza. Tutto era andato come previsto, ma ora serviva un ulteriore salto di qualità. Servivano forme di vita in grado di fornire tutti gli elementi nutritivi ai futuri coloni, ma non solo, serviva un vero e proprio ecosistema completo e per arrivare a questo risultato ci sarebbe voluto altro tempo. Altra dormitina, dissi tra me e me, sapendo che mi sarei svegliato un attimo dopo, nonostante il lungo periodo di tempo che sarebbe trascorso. Qualcuno una volta disse il tempo è relativo e nulla poteva essere così vero in questo frangente. Ed eccomi di nuovo sveglio. La nave aveva come al solito resistito senza nessun problema al tempo necessario alla flora e alla fauna di svilupparsi in modo utile al progetto. Era tutto come doveva essere, perciò inviai sulla superficie del pianeta delle macchine costruttrici e dei mezzi in grado di estrarre le risorse dal terreno per costruire ogni sorta di oggetto necessario alla normale attività umana, dalle abitazioni per i coloni fino agli utensili più semplici ma essenziali. Inizialmente erano previsti 5 insediamenti, in ognuno dei quali era realizzata anche una fabbrica di costruttori, che una volta operativi avrebbero preso il posto di quelli da me inviati. Questa volta il sonnellino fu molto più breve, anche se per me poco cambiava, non percepivo minimamente il tempo mentre ero privo di ogni attività. Mi risvegliai. Serviva altro materiale organico, perciò abbandonata l'orbita del pianeta, mi recai ancora una volta nella fascia di cometi e asteroidi per prelevare quello che serviva. La nave rispondeva perfettamente ai comandi e fu relativamente facile procurarsi tutto il materiale biologico necessario.
poi ancora una volta verso l'orbita del pianeta. Ora la cosa si faceva seria. Il laboratorio era in grado di riprodurre qualsiasi forma di vita, qualsiasi DNA, anche quello umano. Sul pianeta erano stati realizzati anche degli impianti e laboratori atto allo sviluppo, alla crescita e all'istruzione dei coloni, a partire da un embrione fino ad un soggetto adulto. E in questi ambienti i soggetti avrebbero appreso, man mano che crescevano, nozioni di ogni genere, grazie al centro di addestramento in cui operavano anche diverse unità robotiche. Ma già dalla seconda generazione gli insegnanti olografici sarebbero stati sostituiti da insegnanti umani, che avrebbero usato la biblioteca olografica solo come fonte delle nozioni che avrebbero poi trasmesso ai loro figli e nipoti. Ero fiero sia del mio operato, sia di come quegli esseri umani progredissero grazie ai miei insegnamenti. La fase di crescita dell'insediamento umano, infatti, era l'unica in cui non tornavo a dormire. Era troppo importante e avrei dovuto seguire attentamente lo sviluppo della società su questo pianeta, guidandole e correggendo eventuali questioni sociali che inevitabilmente si sarebbero palesate prima o poi. La cosa non mi preoccupava, in fin dei conti era come se fossero tutti miei figli e sentivo un forte senso paterno nei loro confronti, anche se il loro materiale genetico era letteralmente stato prelevato dalle comete di quel sistema solare. Il tempo di attesa era attorno ai 25 anni. In questo lasso di tempo interagivo con gli abitanti del pianeta che io definivo miei figli ed ero loro di supporto per qualsiasi problema si presentasse. La cosa più difficile era spiegare loro le mie origini. Il pianeta Terra, ormai distante anni luce, per non parlare del tempo trascorso, 52 pianeti colonizzati, oltre a quelli scartati per 1000 diversi motivi. Quanto tempo era passato? 530 anni dalla partenza, anche se io ne avevo vissuti molti di meno da sveglio. Gran parte di questo lasso di tempo era infatti servito allo spostamento da un sistema candidato ad un altro. Sicuramente nessun essere umano aveva mai vissuto tanto, anche perché, nonostante tutti gli esperimenti effettuati, il massimo del tempo che un umano poteva sopportare anche in stato di criogenia era attorno ai 20 anni, che alla massima velocità non sarebbe nemmeno bastato per raggiungere il sistema stellare più vicino alla Terra. Fu per questo che venne ideato il progetto Genesi. Una flotta di navi capaci di riprodurre ogni forma di vita necessaria alla colonizzazione di pianeti, compresa la vita umana. Ma per guidare una nave del genere, per valutare di volta in volta la compatibilità di un pianeta con la vita umana, serviva qualcosa di estremamente complesso, ovvero un'intelligenza artificiale. Già, ecco cos'ero io. Un software, un hardware estremamente complessi, in grado di pensare, agire e persino provare sentimenti. Ero il 45esimo esemplare di questo progetto per la colonizzazione dell'intera galassia. Sarei stato felice ed entusiasta di vedere un altro pianeta colonizzato dai miei figli, vederli crescere, avere dei figli a loro volta e poi dei nipoti, al fine di sviluppare una società complessa e progredita. Ma non avrei mai avuto questa opportunità. Era ormai tempo di tornare a fare una bella dormita, fino al prossimo sistema compatibile con la vita umana.